Sono tornata a Verona per qualche giorno, soltanto perché mia sorella ha avuto un figlio e quindi mi piace tornare a casa almeno per vederlo ogni tanto, per non perdermi almeno durante il primo anno, i primissimi momenti. C'è un caldo assurdo e non vedo già l'ora di ripartire. Anche se mi fa bene secondo me stare un po' a casa, avere un posto fisso ogni tanto. Qualche giorno fa bene, è più semplice. Anche semplicemente avere qualcuno che ti può aiutare, avere una lavatrice in casa è sicuramente comodo e magari il prossimo video lo farò sul tornare a casa, perché sicuramente tornando a casa ci sono anche certi bagagli, ma in realtà il video di oggi è su un'altra cosa. Una cosa che ho realizzato nell'ultimo periodo ed è che sono stufa di essere soft. E scusa per l'inglesismo, ma in questo caso non sapevo come tradurlo se non è dolce, non è debole, ma non è mollo. Non sapevo come definirlo, quindi l'ho definita come soft. Non odiatemi, prometto che cercherò di parlare più in italiano possibile e non definirò mai qualcosa come crunchy. Perché sei qui? Se ti senti preso spesso per quello o quella troppo buono o buona e senti che le persone ti stanno calpestando, oppure se sei passato dalla fase non vi avvicinate, che ammazzo tutti, che nessuno mi si può avvicinare, a tutti quanti sono i benvenuti ed è difficile capire la differenza, è difficile capire come stabilire i limiti. Se ti è mai capitato di fidarti di qualcuno e quella persona poi dopo ha usato questa tua vulnerabilità contro te stesso? Perché io mi trovo esattamente in tutte queste situazioni. Io mi rendo conto di essere soft, ma allo stesso tempo non voglio rinunciarci, perché è una cosa che ho creato con il tempo e dopo magari spiegherò meglio, ma ad essere aperta alle altre persone, ad essere dolce. E risulta difficile in una società in cui più sei scaltro, più sei furbo, più sei forte, più riesci ad essere stronzo anche nei confronti degli altri, più sembra di riuscire ad avere successo. Per un buonissimo periodo della mia vita ho sempre pensato di dover essere fredda, ho sempre pensato di essere emotionally unavailable, un altro inglesismo, scusami, ma di non essere disponibile emotivamente e continuavo a pensare non mi avvicino così non mi possono ferire, perché ovviamente c'è stato un periodo in cui sono stata ferita tanto, quando ero più piccola, quando ero magari bullizzata, magari mi veniva detto che ero troppo emotiva, troppo sensibile, allora io come metodo di difesa ho cominciato ad essere estremamente non emotiva, estremamente non sensibile. Non mi facevo avvicinare nessuno ed era difficilissimo essere un mio amico o una mia amica. E quindi avevo ovviamente zero legami con le persone. Ed è stato nell'ultimo periodo, negli ultimi 2 anni, un forse nell'ultimo anno e mezzo, che ho cominciato invece a interessarmi di più agli altri, a cominciare un pelo ad aprirmi rispetto agli altri, a credere nel buono delle altre persone e a dare seconde occasioni. Ovviamente l'universo mi ha dimostrato che è stata un'enorme cazzata, ma non mi è mai passata la voglia di tornare indietro, di tornare di nuovo ad essere chiusa come ero prima, perché prima ero chiusa, zero legami, adesso ok, sono più aperta e mi prendo delle batoste più grandi, ma almeno avvicino più persone, ho più amici attorno, più persone alle quali voglio bene, che mi vogliono bene. Tra le varie cose che l'universo mi ha mostrato per dirmi, cazzata enorme essere soft in questo mondo, è stato con una ragazza alla quale mi ero avvicinata, anche se all'inizio, tipo a primo impatto, sai quelle persone che conosci a primo impatto e dici c'è qualcosa che non va, c'è qualcosa che non mi piace questa persona, c'è qualcosa che non mi va. Però lei, essendo amica di tanti miei amici, aveva da parte di questi amici un po' il benestare. Questi miei amici continuavano a dirmi: ma no, ma vai, è soltanto un po' la sua parte esterna, in realtà poi è più carina. In realtà, ho detto, boh, magari sì, effettivamente, magari è il suo modo di essere, magari è un po', si mette questi muri per appunto difendersi dagli altri. E quindi ho cominciato un po' ad aprirmi di più nei confronti di questa ragazza. Ho cominciato ad essere più disponibile, ho cominciato ad invitarla ad alcune cose che facevo, ho cominciato a includerla in alcune attività, ho cominciato, sai, come quando ti avvicini a qualcuno che vuoi che diventi tuo amico e cominci a darle delle opportunità e cominciavo anche pian piano ad aprirmi su alcune cose e non mi capita spesso di aprirmi e fare nomi su alcune situazioni che sto vivendo. Adesso dirai, ma che cazzo dici, guarda questi video? Ok, questo è un altro discorso, ma prima di fare questi video mi era davvero difficile parlare di qualsiasi cosa mi stesse succedendo, perché avevo paura
che o queste cose andassero fuori, venissero dette in giro, o che le persone usassero questi fatti contro di me. O semplicemente anche magari non ne andavo troppo fiera e quindi cercavo di evitare di far vedere questa parte di me che non mi piaceva per niente. E comunque, con questa ragazza una volta ho deciso di aprirmi, ho deciso di, sai cosa, la tratto effettivamente come un'amica. Per ora tutto ok, tutto normale, tutto ok. Mi ricordo di averle raccontato un episodio di qualcosa che mi è successo nella mia vita privata. Dopo qualche settimana, questa ragazza mi è andata estremamente fredda nei miei confronti e non capivo perché. Poi dopo mi sono arrivate voci che aveva cominciato ad usare questo mio fatto per fare gossip. Questa cosa sulla quale mi ero aperta era diventato il suo cavallo di battaglia nelle conversazioni la sera con nuove persone. E quindi ho tagliato tutti i ponti, anzi, prima ancora perché sono cretina, all'inizio ho detto, poi magari, non so, è colpa mia che mi sono aperta oppure non ho spiegato bene la situazione, ha capito male, non lo so. All'inizio ho dato la colpa a me, mi sono detta, è colpa mia. E invece nell'ultimo periodo sto capendo che non era colpa mia. Questa è una ragazza che si è avvicinata e alla prima occasione ha usato qualcosa per distruggermi, distruggermi, ci ha provato, ma non mi interessa neanche troppo. E invece che pensare a quanto io avessi sbagliato ad aprirmi, avrei voluto pensare quanto fosse meschina lei. Ed è quello che penso adesso, quanto è meschina una persona del genere, ma soprattutto quanto è insicura. E questa è la parte soft mia che esce fuori, ovvero comunque dopo questa vicenda io ho cercato di raggiungere questa ragazza per dire parliamone, che cosa hai combinato, cosa è successo, perché? E non ho ricevuto nessun tipo di risposta. Per un periodo sono stata delusa da me stessa per aver cercato la risposta da quest'altra persona, poi ho detto no, mi piace dare una seconda possibilità alle persone, anche se fanno schifo, perché in fondo credo che ci sia qualcosa di buono nelle persone, credo sempre che, magari è stupido, ma non penso che le persone siano fondamentalmente cattive, semplicemente abbiano un modus operandi sbagliato o che ci sia qualcosa in loro che non stia andando bene. E questo molto spesso mi fa del male, cioè mi provoca dolore a me, però preferisco vivere così piuttosto che pensare che tutti quanti ce l'abbiano con me. E quindi è colpa sua, di lei, non della mia gentilezza o del fatto che io mi sia aperta. Ma una cosa importante che devo imparare è proteggermi meglio. Perché è bello poter essere così aperti con le persone, ma non deve essere un'arma contro di te. Ed è una cosa sulla quale devo ancora fare pratica, sicuramente. E una delle cose che più mi rende difficile rimanere come sono è l'idea che attualmente chi urla vince. Cioè guarda in TV, guarda in qualsiasi TV show, in qualsiasi serie TV, qualsiasi chi urla vince, perché va sopra con le parole e sormonta gli altri e non viene dato spazio alle altre persone. E quindi senti le persone che urlano, sbraitano, battono i pugni anche su video YouTube, con tutto il rispetto per quelli che fanno questo lavoro da prima di me e con molti più risultati di me, però quando vedo quei video dove le persone stanno urlando, stanno esprimendo un'emozione gigantesca quando, sembra un po' alle volte anche fittizio, mi chiedo, ma devo anch'io diventare così? E la risposta che mi sono data è no, però questo non vuol dire che non devi mettere dei confini, perché altrimenti diventi uno zerbino. La cosa che mi fa riflettere è quando vedo persone che si incazzano più facilmente, che sono molto più dirette nel loro modo di parlare, non si fanno problemi a far star male le altre persone. Queste sono le persone che raramente vengono ferite dagli altri, perché gli altri portano più rispetto per una persona del genere, perché sanno che nel momento in cui feriscono una persona così, poi avranno delle conseguenze. E non voglio fare la vittima perché non è assolutamente il senso di questo video. Anzi, sono cretina io, cioè non è che sono vittima, sono deficiente, è diverso. Invece persone che tendono a dare seconde possibilità, molto spesso le persone si prendono queste seconde, terze, quarte opportunità per ferirle. Perché tanto ti accettano lo stesso. E quindi in quelle situazioni mi viene da pensare, forse anche io dovrei essere così diretta, così aggressiva nei confronti degli altri e non permettere a nessuno di avere seconde opportunità. Poi però mi viene in mente Camilla, che è una delle mie più care amiche in assoluto e lei secondo me è una delle persone con il cuore più grande di questo mondo e purtroppo ogni tanto se la prende anche
dove non batte il sole per questo motivo, ma è un'anima pura e dolce e sono così contenta che il mondo abbia una persona come lei perché aspetta, non è soltanto un momento di adorazione per Camilla, ma con Camilla sono andata a Taiwan per fare l'Erasmus insieme. Cioè entrambe facevamo lo stesso corso, non ci conoscevamo molto, ci siamo ritrovate entrambe a Taiwan. Ah, figata. E abbiamo legato tantissimo, soprattutto dopo un litigio che abbiamo avuto. Una sera eravamo fuori e ero ancora tanto nel mio periodo di people pleaser. Avevo fatto un'enorme cazzata e adesso ne sono completamente cosciente. E lei sul momento me l'aveva fatto notare e io invece in cambio mi sono incazzata perché lei si era incazzata e quindi... il giorno dopo lei invece che ignorarmi e incazzarsi come avrebbe dovuto fare perché ne aveva tutto il diritto, invece lei mi ha scritto un messaggio e mi fa vediamoci e parliamo. E io minchia adesso mi picchia, adesso mi ammazza. Non ero abituata a persone che volessero confrontarsi con me dopo un litigio. Ci siamo trovate e mi ha chiesto di spiegare il mio atteggiamento e mi ha dato un'altra opportunità per essere amiche, perché si è resa disponibile a capirmi, a capire cosa ci fosse alle mie spalle e che cosa mi avesse portato ad agire in quel modo. E tuttora io le sono estremamente grata per quello, perché mi ha permesso di cambiare, mi ha permesso di capire cose di me che non andavano e mi ha permesso di imparare dai miei errori. E 7 anni dopo, lei è ancora la mia persona preferita nel mondo. È bello che ci siano persone così nel mondo, perché è da queste persone che si impara effettivamente. Sicuramente l'ho ferita quella sera, ma lei è riuscita a mettere da parte quella ferita per costruire un'amicizia più grande, che è nata oltre a quel litigio. Ed sono queste, secondo me, le relazioni che voglio creare io, che voglio avere attorno. Voglio darti un'altra possibilità per permetterti di crescere, forse una seconda, non una terza. Anche se poi in realtà ci sono persone per le quali ho dato 7 miliardi di opportunità e comunque mi hanno distrutta, però sto imparando, sto imparando. È normale sbagliare, in fin dei conti, è normale avere dei problemi nelle relazioni perché siamo tutti a questo mondo per la prima volta ed è normale sbagliare. Una prima volta, ok? Una seconda. Devo vedere un effettivo cambiamento nel tuo atteggiamento, un'effettiva voglia di essere migliore o di migliorare la situazione. Una terza non esiste, perché a quel punto sto cominciando a tradire me stessa. E quindi ogni tanto mi ritrovo a fare un check mentale su quante volte ho detto certo va bene, però in realtà dentro di me penso non ho tempo, non ho voglia. O quante volte mi sono inventata delle scuse per dire di no. Oppure quante volte non ho voglia di fare qualcosa. Mi faccio forza e dico no, però poi devo dare 1000 motivazioni. No. Invece voglio imparare a dare delle risposte più dritte. Non posso. Senza dare 1000 spiegazioni extra. Se qualcuno effettivamente insiste e mi chiede perché, allora ok, ti spiego, ma altrimenti no. Questa cosa dell'essere soft può essere vista non solo nella sfera privata, ma anche sul lavoro. Non so se ti è mai capitato di avere un collega che continua a passarti delle sue task perché tu sei sempre disponibile, tu sei più bravo a fare questo, fallo tu. Impari. Impari. Ok, non bisogna essere aggressivi in quelle situazioni perché appunto è un tuo collega e l'obiettivo comune dovrebbe essere lo stesso, appunto comune, ma non devi neanche farti calpestare sopra. Quindi nel caso in cui ti dovessero chiedere, al momento io sono troppo impegnato, non riesco a farlo, troppe task che mi ha dato il team leader, non so. Se vuoi provare a farlo tu, io magari poi dopo ti do qualche consiglio su come migliorarlo. Sto pensando a tutte quelle volte che mi hanno passato quando ero giovane, lavoravo in una multinazionale, mi passavano i PowerPoint perché ero l'unica che sapeva quanto facesse schifo Comic Sans o quanto le GIF e le clips art fossero terrificanti. E quindi ogni volta fallo tu, Giulia, che sei brava. Prova a farlo tu. E poi ti do magari qualche consiglio nel momento in cui finisco qualche task tra una cosa e l'altra. Se dovesse dire, ma non abbiamo abbastanza tempo. Capisco l'urgenza, però anche le mie task hanno urgenza. In questo caso riesci a rimanere soft perché rimani disponibile per l'altro per aiutarlo come supporto e anche di crescita in realtà, perché stai facendo una consulenza su PowerPoint, in questo caso gratuita, ma allo stesso tempo non permetti agli altri di approfittarsi di te, perché una persona che ti rispetta troverà un'alternativa. Se invece una persona se ne stava approfittando, probabilmente cercherà un'altra vittima, perché capirà che da te non si può.
Invece tra le situazioni personali che possono capitare è quando magari tu racconti qualcosa di privato e questa persona lo usa per il proprio intrattenimento o per intrattenere gli altri. Vedi appunto il caso di quella ragazza. Al tempo la mia reazione era stata incolparmi, chiederle motivazioni per messaggio in realtà, incolparmi e nel momento in cui l'ho vista poi dal vivo non le ho mai chiesto nulla perché forse non avevo neanche il coraggio di affrontarla. Se adesso tornassi indietro, sono sicura che approccerei una comunicazione molto più diretta, dicendo quello che hai condiviso era privato, mi ero fidata di te, perché? Senza piangersi addosso, senza fare vittime, senza genuinamente chiedendo perché. Non per avere una motivazione da quell'altra persona, non per sentirsi dire delle scuse, ma per una piccola rivincita nei confronti di se stessi. E poi dopo avere una conseguenza chiara con questa persona. Prossimi fatti personali sono miei. Basta, nessun dramma, nessun pettegolezzo. Silenzio, distanza, basta. E chiudere quella persona. E in questo periodo questa cosa dell'essere soft la sento ancora più stretta perché voglio entrare in un periodo in cui sono più businesswoman. Mi piacerebbe vedermi più capace in determinate realtà, più rispettabile in determinate realtà, perché so di avere le capacità e le competenze. Voglio soltanto essere... Capito? Capito cosa intendo? E nell'ultimo periodo ho sicuramente imparato, da quando lavoravo e facevo i PowerPoint e mi calpestavano, ad adesso, sicuramente ho imparato tantissime cose. Una delle cose più importanti, se vuoi rimanere soft e accogliente per gli altri, ma comunque decisa e avere rilevanza nelle conversazioni, è presentarsi con i dati. I dati parlano chiaro, parlano più forte di chiunque altro stia urlando nella stanza. Non hai bisogno di alzare la voce se le vendite sono diminuite del 5% da quando questa determinata cosa è stata messa in atto. Non c'è bisogno di urlare. Un'altra cosa importante che ho capito è definire subito e il prima possibile le disponibilità e i limiti che sei disposto a dare a questo lavoro. Ancora, quando lavoravo per la multinazionale, capitava che mi venisse detto il venerdì sera di presentare qualcosa il lunedì mattina e quindi devo passare il weekend a lavorare. E sì, da intern per una multinazionale è davvero difficile riuscire a dire di no, perché ti scartano e vanno avanti. Se tu non sei disposto a dare quel tipo di tempo e spazio a un'azienda, devi dirlo. Fin da subito. A meno che tu non voglia diventare un finance boy e lavorare tutti i giorni o consultant che ti spremono fino alle meningi, però quella è la vita che stai scegliendo. Io sto parlando nel momento in cui lavori per un'azienducola di paese, ti dicono lunedì bisogna fallo, ma la sera no. Se ti dicono ma perché no? Vabbè, se vuoi ne parlo con l'HR. E un'altra cosa, questa è proprio una stupidità, ma non introdurre le tue richieste. Molto spesso quello che facevo era scrivere magari delle richieste per mail o su Teams, dove era scusa, posso disturbarti un secondo? Volevo chiederti se è possibile, riusciremmo a fare... Troppo soft, troppo soft. Avrei bisogno di questo. È molto più diretto anche per come ricevo io le richieste. Anche dall'altra parte, adesso ho persone che lavorano per me e quando ricevo richieste dirette mi è molto più facile lavorare. Essere diretti così non vuol dire mostrare ostilità, vuol dire dimostrare fermezza. Un'altra cosa che mi ha sempre un po' turbato dell'essere così soft è l'essere etichettata come ingenua. L'ho sentito dire da un paio di persone nell'ultimo periodo e veniva utilizzato molto in maniera negativa, quando io mi ritengo ingenua. So di non aver avuto traumi enormi che mi mettono in guardia dalle brutte cose del mondo, però fino ad ora mi è andata bene. E qua me la sono gufata tanto, ma mi piace dare fiducia al prossimo, mi piace essere positiva, mi piace pensare che le cose avranno un risvolto positivo. Questo vuol dire essere ingenui? Ok. Preferisco essere ingenua piuttosto che pensare sempre al peggio delle persone, al peggio delle situazioni e arrovellarmi su 1000 problemi, su 1000 problematiche e pensare che ci sia del cattivo ovunque. E quindi se ti dicono che sei ingenuo, lasciali fare. L'importante è che tu non faccia decisioni stupide per la tua vita, che tu non ti metta in situazioni pericolose. L'importante è che tu abbia rispetto nei tuoi confronti e tu ti protegga.
è una delle paure più grosse del cercare di uscire un po' da questo essere soft, senza uscirne completamente, è la paura di restare soli. Perché nel momento in cui ti dimostri deciso, hai paura che le persone si allontanino, perché non sei conforme a come ti vorrebbero loro. Però come ti ho già detto prima, le persone che ho visto attorno a me, con più amici, con più persone che non si permetterebbero mai di trattarle male, sono quelle persone che sono più dure. E quindi ci sta aggiungere un pizzico di durezza nell'essere soft. Quindi sono stufa sì di essere soft, ma sono stufa ancora di più di sentirmi dire che la mia sensibilità è un difetto. Non ho nessunissima intenzione di toglierla di mezzo, ma voglio darne accesso soltanto ad alcune persone. Sì, darò spesso seconde chance, ma non ti permetterò di avvicinarti così tanto da ferirmi se mi fai stare male la prima volta. Soft, sì, ma consapevole. Chi mi rispetta rimane, chi invece pretende di potermi trattare come vuole, puoi andartene. E se ti trovi nella stessa situazione e ti rendi conto di aver paura a fare questi cambiamenti, ma allo stesso tempo ti fa schifo dove sei, è perché sei nella comfort zone e hai paura di cambiare. Ne ho parlato in questo video. Ciao!